Scusate, mi sentite? Sì, io sì. Perfetto. Sì, sì. Grazie mille. Ma io non sento niente in realtà. Sinceramente neanch'io. Se qualcuno parla, Stiamo aspettando le ultime ammissioni. Sì, Dobbiamo mettere uno per uno e quindi un po' di tempo ci vuole perché siamo un buon numero. Ah, ok, no, l'importante è sapere che è tutto a posto perché non capivo se avevo sbagliato qualcosa o non so. No, no, tutto a posto. Perfetto. Grazie. Niente. Sì. Dimmi Marisa. Ditemi voi, quando volete. Ok, va bene, perfetto. Allora, direi di iniziare, magari le aziende che poi arriveranno si uniranno in corsa, intanto apriamo i lavori. Buonasera a tutti, sono Alberto Scaccioni di Ente Moda Italia. Siamo qua appunto per questo webinar di illustrazione, un po' introduzione delle possibilità e caratteristiche anche del mercato dell'Arabia Saudita. Se ne fa un gran parlare un po' dappertutto, quindi noi diciamo forti un po' del nostro ruolo di apripista per il sistema moda accessorio italiano della moda. Siamo andati a fare una missione esplorativa insieme ai nostri partner di Onegger, organizzata da loro, insieme alle associazioni nazionali di categoria. Quindi diciamo forti anche di questa prima esperienza
diretta siamo a raccontarvi un po' quelle che pensiamo essere le caratteristiche principali di questo mercato in vista del progetto che realizzeremo insieme ad Onegger ad ottobre del prossimo anno. Ci sono tante aziende con noi, siete circa 120, quindi intanto voglio ringraziare voi che siete la parte importante, diciamo, di tutta la nostra storia e anche di questa in particolare. Vorrei ringraziare Onegger per aver organizzato sia la missione esplorativa che anche per portarci contenuti in questo webinar. E saluto e ringrazio i colleghi delle associazioni di categoria, quindi Danny D'Alessandro di Asso Pellettieri, Federica Dottori di Confindustria Moda, Antonio Franceschini di CNA Federmoda, Elena Salvaneschi, Associazione Italiana Pellicceria, e Matteo Scarparo, Asso Calzatorifici. Li ho detti in ordine alfabetico così da non lasciare nessuno indietro. Io direi di non perdere ulteriore tempo, passerei quindi la parola a Simona Cantoni e Enrico Fasola di Onegger e ai loro colleghi per presentarci il progetto della Saudi Fashion Lifestyle Week e diciamo anche poi in seguito le caratteristiche del mercato dell'Arabia Saudita. Grazie e buonasera. Grazie Alberto, noi qua siamo in Forze, abbiamo il nostro CEO Armando Onegger, il nostro General Manager Simona Cantoni, io che mi occupo delle attività di marketing e comunicazione. Abbiamo predisposto una presentazione per poter andare a vedere con voi gli argomenti salienti da sapere su quello che è il mercato, prima ancora poi di poter parlare dell'opportunità offerta dalla fiera. Cristian? Mi confermate che vedete la schermata? Sì, si vede, devi allargare però Enrico. È più largo di così non viene purtroppo. Cristian, se mi puoi aiutare tu, per me è l'estensione massima questa. Sì, il tasto per presentare. Ok. Non vedo. Non vedo il tasto per presentare. Riuscite a vedere qualcosa? Sì, io vedo, almeno io vedo. Perfetto. Non vedo sullo schermo, ma si vede, insomma. Perfetto, allora parlando di Arabia Saudita, innanzitutto parliamo del più grande stato arabo dell'Asia occidentale, con un'estensione geografica di 2,15 milioni di chilometri quadrati e una popolazione di 36 milioni di abitanti, quindi parliamo di un'estensione geografica interessante perché è quasi 2/3 dell'Europa continentale, paragonata agli altri paesi del mondo arabo, molto popolata e a differenza degli altri paesi della regione araba, parliamo di una società prevalentemente saudita, una società stratificata, dove quindi ci sono vari livelli appunto sociali, socio-economici. Questo è un dato rilevante. Nel 2022 l'economia saudita ha registrato una crescita dell'8,5%, che era tra quelle più alte registrate a livello del G20. L'aumento del 5,2% della componente non petrolifera dimostra il crescente impegno del settore privato e il progressivo distacco dall'economia basata sul petrolio. Grazie a questo crescente benessere della società saudita, anche il settore moda offre opportunità di crescita alle aziende internazionali e nella fattispecie a quelle europee. Dal 2021 al 2025 si prevede che le vendite al dettaglio globali di abbigliamento e calzature aumentino del 48%, raggiungendo 32 miliardi di dollari con un tasso di crescita annuale del 13%. Il fattore principale di questa crescita è l'aumento della domanda. Da considerare che ogni, diciamo, abitante dell'Arabia Saudita ha un budget
da gestire per il surplus una volta coperti tutti i costi necessari per vivere, che varia appunto un minimo che era fino all'anno scorso $15.000, oggi è $18.000. Questo è un dato interessante considerando che è uno Stato in recente evoluzione da un punto di vista delle abitudini socioculturali e delle attività e dei contenuti da poter fruire sul proprio territorio, per cui questo surplus che diciamo fino a 5-6 anni fa veniva diciamo dirottato come gratificazione personale solo e esclusivamente sul consumo dei beni di lusso, motivo per cui il mondo del retail dei monomarca di lusso è già ampiamente sviluppato e avviato già da diversi anni. Oggi la gente si trova ad avere, come dire, molte più opportunità di gratificazione all'interno del proprio paese. Vediamo anche l'avvento di tutti gli avvenimenti sportivi piuttosto che dei concerti, la creazione di nuovi hotspot per le vacanze all'interno del paese, per cui è chiaro che si crea una necessità di variegare diciamo, il proprio landing del proprio budget di spesa, per cui a oggi diciamo, i primi che hanno approfittato, parlando del sistema moda, di questa opportunità per cui il saudita non necessariamente aveva bisogno di comprarsi tutti i propri capi d'abbigliamento firmati, è stato il fast fashion, perché ovviamente si muove con degli investimenti ingenti e delle capacità per poter investire nel retail. È vero che a oggi diciamo, si sta creando un varco sempre più accelerato e più interessante per quanto riguarda tutto il mondo dell'wholesale, per cui per tutti quelli che sono le insegne dei multibrand all'interno del paese, proprio per andare a colmare quello che è il gap a livello di offerta, cioè andare a introdurre quei prodotti di alta qualità non necessariamente diciamo viziati da una logica di pricing che deriva dai brand globali, ma che possono garantire un prezzo medio-alto con una qualità alta. Diciamo che a cappello di questo momento di evoluzione del paese è il progetto Vision 2030. Il progetto Vision 2030 è un progetto avviato dall'attuale governo saudita, è stato intrapreso nel 2016 e appunto fa leva sui punti di forza del regno, ovvero il suo ruolo centrale nel mondo arabo-islamico, le forti capacità di investimento e la sua posizione geografica strategica. Tale progetto prevede la diversificazione dell'economia, la responsabilizzazione dei cittadini, la creazione di un ambiente dinamico per gli investitori locali e internazionali, per affermare così l'Arabia Saudita come leader globale. Sotto questa egida ovviamente si sono sviluppate riforme strutturali globali nel settore pubblico, nell'economia e nella società. Vengono appunto avanzati investimenti nei settori chiavi per poter portare avanti progetti ambiziosi. Questo progetto sta indubbiamente trasformando il panorama socio-economico del paese. La qualità della vita dei cittadini e dei residenti sta subendo un miglioramento, ampliando le opportunità di crescita e di investimento, promuovendo una maggiore integrazione globale e migliorando l'efficienza del governo. Quindi tradizione, innovazione e sostenibilità per offrire nuove opportunità ai cittadini di sfruttare il proprio potenziale, inaugurando una nuova era di sviluppo e prosperità per il regno. Addentrandoci un po' più nello specifico, facendo una verticalizzazione su quello che è il mercato del fashion e dello sportswear in Arabia Saudita, si prevede che tale appunto segmento raggiungerà quasi 60 miliardi di dollari entro il 2025. Esistono molteplici opportunità per poter esportare articoli di moda, pelletteria, accessori, calzature e abbigliamento sportivo dall'Europa al mercato saudita. Esistono indubbiamente anche opportunità per i produttori locali, essendo l'Arabia Saudita l'unico paese all'interno della regione araba con all'interno già sviluppata una produzione nell'ambito abbigliamento moda. Parlando del landing sulla distribuzione, solo nel 2024 si sono affermati 962.000 metri quadri di spazi commerciali in fase di sviluppo nei principali centri urbani del regno, che sono Riyadh, Jeddah, Mecca e Medina.
Quindi parliamo sostanzialmente di questo mercato che era sui 57 miliardi di dollari nel 2024, con un forecasting di 60 miliardi di dollari nel 2025. A livello di composizione vediamo che il 50% di questo mercato è costituito ad oggi dalla pelletteria per 28 miliardi, seguito dall'abbigliamento femminile per 8 miliardi e a seguire il tessile, l'abbigliamento maschile, l'abbigliamento giovanile, gli accessori e lo sportswear. Abbiamo, attraverso la missione che poc'anzi Alberto citava, avuto l'opportunità di condividere con le federazioni moda coinvolte un overview su quello che è il sistema distributivo multicanale, multilivello all'interno appunto solo della città di Riyadh. Parlavamo appunto prima di una società stratificata, quindi di diverse categorie di consumatori. Le diverse categorie di consumatori trovano, diciamo, una destinazione di consumo in quelli che possono essere multi-brand con diverse tipologie di brand, qualità di collezione e relativi prezzi di vendita, e date le peculiarità, diciamo, climatiche del paese, diciamo che la città è suddivisa a livello distrettuale in quello che possono essere i grandi shopping mall, i grandi department store, dove rivivono sostanzialmente quello che possono essere dei cluster specifici di aggregazioni di marchi, sia per quanto riguarda la shopping experience condita con quello che può essere tutta la parte entertainment, food and beverage. Quindi andiamo prima di tutto a vedere alcuni esempi di negozi multibrand per appunto andare a individuare i target, diciamo, aggreganti in termini di prezzo, brand e collezioni. Un primo esempio è l'insegna inglese Harvey Nichols, che appunto è presente sulla città di Riyadh. Per darvi un esempio, stiamo parlando ovviamente di una fascia di prezzo alta. Nell'abbigliamento partiamo da 250 euro fino ai 1200 euro. Per le calzature partiamo da un prezzo base 200 fino ai 1000, le borse dai 500 ai 2005, gli accessori dai 120 agli 800. Per citarvi alcuni brand che sono distribuiti presso appunto Harvey Nichols in Riyadh, abbiamo Alberta Ferretti, Alexander Wang, Elise Olivia, Carolina Herrera, Elisab, Giambattista Valli, Helmut Lang, Marni, MSGM, Oscar della Renta, Philip Lane, Philosophy, Proenza Scholler, Ragenboen, Rochat, Victoria Beckham, Vivetta, Zach Posen, giusto per darvi un'idea di com'è anche l'assortimento dei marchi, partendo da quello che è l'evening dressing per le donne fino ad arrivare anche al, diciamo, la parte casual wear, sempre alto di gamma ovviamente. Arrivando a un'altra insegna posizionata alta abbiamo Westerley. Westerley all'interno della propria porta ha sostanzialmente degli shop in shop. I brand distribuiti sono Alexander McQueen, Alaïa, Balenciaga, Chloé, Dolce Gabbana, Zegna, Gianvito Rossi, Isabel Marant e Saint Laurent, giusto per citare alcuni nomi. A livello di target price, bene o male, siamo sul livello di prezzo di vendita di Harvey Nichols. Passiamo a un'insegna medio-alta, che è Rubaiyat. Rubaiyat, in questo caso abbiamo una selezione di brand suddivisi in uomo e donna. Per citarvi alcuni brand dell'uomo distribuiti, tra cui spiccano già degli italiani come Agnona, Parva, piuttosto che Emporio Armani, Golden Goose, Gran Sasso, Lardini, Moncler, MSGM, Palm Angels, Peserico, Stone Island, Tombolini. Per questo per quanto riguarda l'abbigliamento. Per quanto riguarda le scarpe partiamo da special edition di Adidas e Alex Arigato, per arrivare più al formale con Ducals, e poi appunto ci sono
anche le calzature dei brand già distribuiti per l'abbigliamento come Golden Goose, Palm Angels e Reebok. Ad ogni modo, nei link che trovate in questa presentazione, che poi avremo il piacere di condividere con voi, potete visionare l'elenco completo dei brand distribuiti. Passiamo a un livello medio di prezzo e di tipologia di prodotto, e quindi andiamo nell'insegna Al-Gharawi. Solo nel negozio di Riyadh possiamo parlare di brand tra cui Prima Classe, Adidas, Entori Morato, Calvin Klein, DKNY, Emporio Armani, Hogan, Iceberg, La Martina, Lori Blu, Louis Joe, Puma, Reebok, Sergio Tacchini, Simonetta, Under Armour. A livello di prezzi, in questo caso partiamo da una base per l'abbigliamento di 120 euro fino ad arrivare agli 800. Per le scarpe si parte dai 100 euro fino ai 600 euro, le borse dai 400 ai 1500, gli accessori dai 50 ai 400 euro. Poi abbiamo un esempio interessante che è il primo esperimento di multibrand che raccoglie solo marchi sauditi. È in atto ovviamente già da diversi anni un progetto governativo che appunto viene gestito dal Ministero della Cultura con il Dipartimento della Saudi Fashion Commission, che ha sviluppato diversi progetti atti a formare e a fare un progetto sostanzialmente di mentoring globale per lo sviluppo dei brand sauditi, partendo da un progetto legato squisitamente al pret-à-porter femminile che è 100 Saudi, per poi arrivare anche a delle forme di aggregazioni di brand più legati al casual wear, allo sportswear, come l'aggregazione Emerge. E il negozio We Create è un esempio dove appunto è stato creato, diciamo, un sapiente mix tra quelli che sono i brand prodotti all'interno del governo saudita per appunto il mercato saudita, con anche, diciamo, delle velleità di poter essere esportati anche negli altri paesi, negli altri mercati. Giusto per darvi un'idea di quello che sono i prezzi di vendita di brand sauditi sul territorio saudita, per l'abbigliamento partiamo da un minimo di 120 euro fino ad arrivare a 800 euro. Le calzature partono dai 100 euro, arrivano ai 600, e le borse dai 400 euro fino ai 1500 euro. Per gli accessori dai 50 ai 400 euro. Tendendo, diciamo, nella piramide di quello che è il rapporto qualità-prezzo, arriviamo anche a catene multibrand globali di distribuzione che hanno anche le loro door nel Regno Saudita. Quindi parliamo di Marks & Spencer, dove ovviamente il livello di prezzi è nettamente inferiore. Quindi parliamo di abbigliamenti che partono dal minimo item 10 euro fino al massimo dei 400, le calzature anche in questo caso dai 10 ai 150 euro, e le borse e gli accessori idem dai 10 agli 80 euro. Sempre restando nella fascia bassa, un'altra catena interessante è la catena Debenhams, che ha appunto al suo interno un assortimento uomo, donna, bambino con un target price basso, per darvi giusto dei brand di riferimento. Per quanto riguarda le calzature hanno distribuito Ted Baker e River Island. Per quanto riguarda l'abbigliamento femminile abbiamo French Connection, Principles, Dorothy Perkins, Forever New. Per quanto riguarda invece l'abbigliamento, sempre nell'abbigliamento femminile di KNY, Eclipse, Coast. Per quanto riguarda lo sportswear c'è Adidas all'interno, e per quanto riguarda l'uomo Ted Baker, French Connection, American Eagle e River Island. Questo giusto per darvi un po' un riferimento di quelli che sono i brand e i prezzi distribuiti nei vari multibrand che abbiamo visitato a Riyadh.
Come vi dicevo, gli shopping mall sono sostanzialmente l'equivalente dei nostri distretti dello shopping, per cui ci può essere uno shopping mall equivalente a Corso Buenos Aires come scelta di brand, un altro equivalente a Brera, un altro equivalente non lo so, a Via Monte Napoleone, giusto per darvi un riferimento di come funzionano le logiche di aggregazione dei brand. Come vi dicevo, in ogni catena comunque oggi, per poter rispondere all'esigenza di diversificare la spesa del consumatore, troviamo sempre a fianco dei brand globali del lusso sempre anche le insegne del fast fashion, per cui capiterà che le insegne del fast fashion, proprio per poter sfruttare, diciamo, questa strategia di acquisizione dei consumatori, hanno la necessità di aprire porte in ogni shopping mall, perché indipendentemente dalla selezione dei brand che possono essere medio o medio alti o bassi, comunque il fast fashion ha sempre ovviamente un'opportunità di vendita sul multi-target. Guardiamo ad esempio questo esempio di Al Macal Mall, dove noi vediamo brand del calibro di Chanel piuttosto che di Dior o Saint Laurent o insomma gli altri brand globali. Abbiamo anche tra gli italiani ovviamente abbiamo Tozzi, abbiamo Prada, abbiamo Etro, però a fianco a questi troviamo anche, diciamo, i leader del fast fashion globale, quindi H&M, Massimo Dutti, Bershka e Zara. Un secondo esempio di shopping mall visitato è il Faisal Mall. Nel Faisal Mall, all'interno del Faisal Mall è presente anche Harvey Nichols. Quindi parliamo di monomarca di brand di lusso abbinati anche a multibrand alto come può essere Harvey Nichols. Vediamo che comunque tra questi compaiono anche degli italiani, come nel caso appunto di Pinco. Proseguiamo, giusto per darvi un altro esempio, il Nakel Mall, che fa parte del grosso gruppo distributivo Cenomi, che ha al suo interno diverse divisioni, sia la divisione franchising, sia la divisione distributore, sia la divisione shopping mall. Vediamo appunto che ci sono presenti presso questo shopping mall che è il Nakel Mall, monomarca di brand medi, abbinati ai fast fashion, abbinati a multi-brand medio-bassi. Tra questi vediamo che sono già distribuiti, diciamo, sulla fascia media anche insegne italiane, questo per il retail come Boggi, come Calzedonia, passando poi per brand più alti, sempre italiani come Diesel, Elisabetta Franchi, questo poi abbinati sempre, come vi dicevo, al discorso dei fast fashion che sono comunque onnipresenti in tutti gli shopping mall come Mango, piuttosto che Massimo Dutti e Zara. In questo caso il multibrand all'interno di questo negozio è Marks & Spencer. Passiamo poi a Riyadh Park Mall, dove abbiamo monomarca di brand medi, per arrivare poi appunto a insegne del fast fashion e a multibrand bassi, cioè quindi a fianco a un Victoria's Secret, giusto per darvi un'idea, o come potrebbe essere un Chiavi o piuttosto che Boggi o Levis, troviamo anche Debenhams con la scelta dei brand che avevamo visto prima. E con questo vi ho dato una rapida carrellata su quello che sono, diciamo, le testimonianze di quello che noi chiamiamo un sistema distributivo multilivello in termini di brand, in termini di collezione, in termini di prezzi di vendita. Come vedete non stiamo parlando della Luna, stiamo parlando comunque di un paese dove chi aveva diciamo le forze o la lungimiranza si è già mosso già qualche anno fa, per cui siamo in un territorio che evidentemente propone delle soluzioni di shopping diverse da quello che può essere un ambiente, diciamo un mercato un po' più familiare a noi come possono essere gli Emirati Arabi, basato comunque su delle logiche differenti.
Tornando a quella che è, diciamo, la nostra fiera, ovviamente considerata quella che è l'evoluzione del sistema distributivo attuale e quelle che sono, diciamo, la roadmap futuribile di questo sistema distributivo, abbiamo ritenuto necessario, a fronte appunto di tutta una serie di discorsi preliminari fatto anche con realtà legate appunto al Ministero della Cultura, che è on top rispetto all'organizzazione di tutte le fiere nel Regno Saudita, poter portare un evento che in questo momento, diciamo, potesse cogliere la giusta opportunità in termini di spazio-tempo per poter portare i brand dell'Ussono brand all'interno del sistema distributivo multilivello saudita. Per cui proponiamo la manifestazione Saudi Fashion all'interno di un contesto sinergico sotto il cappello che si chiama Saudi Lifestyle Week, dove ritroviamo i settori distinti ovviamente ma sinergici: moda, abbigliamento sportivo e design. Questo perché una gamma di più settori di industria sotto un unico cappello facilita sicuramente le collaborazioni intersettoriali per quelle che poi sono le specifiche di come si sta muovendo in questo momento il paese, il mercato e i player ovviamente che sono coinvolti negli investimenti legati al sistema distributivo. Ovviamente la selezione dei brand avrà un focus calibrato sulle esigenze e sugli interessi specifici del mercato dell'Arabia Saudita, creando un sapiente mix di selezione tra marchi affermati e emergenti. A fianco a quelli che sono i brand internazionali avranno spazio anche i brand locali, per questo parliamo di un mix tra marchi affermati e marchi emergenti. Ovviamente l'urgenza è quella di poter portare dei brand internazionali, ma si vive anche la fiera come una piattaforma circolare, nel senso che i brand locali in questo momento hanno sviluppato sicuramente delle linee di produzione per alcuni specifici item della loro collezione, ma avranno la necessità, volendo svilupparsi, anche di allargare, quindi interagire anche con dei player europei per quello che potrebbe essere un rapporto o di white label piuttosto che di fornitura, per poter, diciamo, proporsi con un range completo che dall'abbigliamento arrivi alla scarpa e all'accessorio. Ovviamente, vista questa circolarità, diciamo, sottesa all'obiettivo di lanciare questa fiera, l'evento avrà appunto darà l'opportunità agli espositori di entrare in contatto e creare partnership con l'ecosistema nel Regno Saudita. Quindi, se vogliamo in estrema sintesi percepire e condividere il valore aggiunto di questa iniziativa, che vedrà la sua prima edizione a ottobre 2025, Saudi Fashion Show ha l'obiettivo di incontrare l'ecosistema moda in Arabia Saudita, che appunto è un ecosistema completo che parte dai produttori, come vi dicevo, fino al mondo della distribuzione in grande espansione. Quindi parliamo di opportunità molteplici a livello di retail, a livello di wholesale, a livello di white label e a livello di forniture, non solo per l'abbigliamento, ma anche per quanto riguarda il tessuto moda. Da verifiche e analisi incrociate, infatti, abbiamo constatato negli ultimi anni, diciamo dal Covid, dopo il Covid in avanti, un crescente numero di buyer sauditi registrati a Milano Unica e a Premier Vision. Questo per dirvi che ovviamente c'è una percentuale, diciamo, minima di quelli che sono i player locali che hanno l'opportunità di venire in Europa a fare gli acquisti, che esso siano del tessuto o del prodotto finito da distribuire nei loro negozi, che vengono in Europa e partecipano alle fiere più grandi, che partecipano alle sfilate e visitano gli showroom. Ovviamente questa abitudine culturale, questa capacità anche economica di poter venire qui a fare gli acquisti è riferita a una percentuale minima rispetto a quello che è il reale potenziale. Se il reale potenziale è 100, quelli che si muovono e vanno in giro per il mondo a fare acquisti sono il 30%. Quindi questo era giusto per darvi
un overview generale di quello che è il sistema moda che incontrerà la nostra fiera. Entrando un po' più nello specifico di quelle che sono le categorie degli espositori che abbiamo previsto all'interno del cluster Saudi Fashion, parliamo di abbigliamento, intimo, beachwear, calzature e accessori, uomo, donna, bambini, più tessili moda. Il target di visitatori è ampio perché appunto parliamo da distributori di abbigliamento, calzature e accessori, fino ad arrivare ai direttori acquisti degli online shop locali e che pesano quasi un 40% sulle vendite appunto globali del mercato in termini moda, fino ad arrivare appunto ai department store e da lì a scendere nella catena del valore dei sistemi distributivi, quindi hypermarket, supermarket e hard discount. Giusto per darvi un'idea di quella che può essere la previsione verosimile per una prima edizione della manifestazione, parliamo di 2 padiglioni congiunti all'interno del comprensorio fieristico situato in centro alla città, che è il comprensorio Recheck. Parliamo dei 2 padiglioni, il 4 e il 3, dove andremo a distribuire i 3 segmenti così come li vedete in qualche modo esemplificati a livello con il colore. Il fashion è la parte rosa, prevediamo un'occupazione netta di circa 2500 metri quadri, ci sarà un'area bridge tra quello che è la moda e il design costituito dai tessili, che hanno appunto 3 destinazioni diciamo di mercato: il tessile moda, il tessile casa e il tessile tecnico per la parte di abbigliamento sportivo. Dopodiché avremo un'area appunto di circa 1000 metri quadri occupata dal design e un'area di circa 700 metri quadri occupati dallo sportswear, ovviamente prediligendo quelle che possono essere le discipline sportive che hanno maggior attinenza e interesse all'interno del paese. Adesso vediamo. Eccoci qua. Io passerei la parola ai nostri partner sauditi, quindi adesso li introduco in inglese, che potranno dare in qualche modo un contributo ovviamente più fresco e aggiornato e contemporaneo su quello che è appunto lo sviluppo del sistema moda e quelle che sono poi le peculiarità della nostra manifestazione. I'd like to introduce our colleague from Riyadh Exhibition Company, and I'd like to introduce my colleague Isham, that will be available, of course, to share with you some fresh information about the market. Thank you, Enrico. Hi, can you guys hear me? Thank you. Yeah. Okay, let me just share my screen real quick. You guys can see my screen. Thank you, Enrico. So I'll be talking about the future of lifestyle, a story of transformation to a vibrant society in Saudi Arabia. What we're going to be talking about are the Vision 2030, stakeholders in Saudi Arabia, the market, and the potential. Just a quick summary about the direction of the country. This is a direction coming from the King Salman bin Abdul Aziz Al Saud, His Royal Highness, and His Royal Highness Prince Mohammed bin Salman, who set the vision to transform Saudi Arabia. The vision is built on 3 pillars: vibrant society, thriving economy, and ambition nation. Vibrant society, strong, happy, and fulfilling. The pillars priority in the country is the physical, psychological, and social well-being, where everybody will enjoy high quality and healthy lifestyle. This pillar specifically is tailored for home ownership. The plan is to increase it by 17%. To increase it, it was increased by 17% by 2026. Over 100 million visitors in 2023, enabled by easy visas, high-end accommodation, top-of-the-line dining and shopping experience, in addition to 8 UNESCO World Heritage.
Thriving economy. This pillar aims to diversify the economy, increase non-oil generated revenues. We will be talking about the numbers in a later section, just a summary. This is going to be happening by empowering the private sector and developing the retail and tourism sectors. Digitizing many services for ease of use to make it easy to open new businesses and secure loans. An ambition nation, this pillar aims to reconstruct and redefine social responsibilities in sustainability and not-profit and government. Initiative to give back to the country on a personal or business level, such as volunteering, increasing household financial health, education, and well-being. The goal is to increase it by 10% by 2030. Who are the stakeholders in the kingdom? Who are we serving? The government is a big stakeholder, the Ministry of Culture, the Saudi Fashion Commission, the Saudi Fashion Association, local designer and fashion houses such as Arwa Al-Banawi, Hudaya Serafi, retail giants, luxury fashion retailers, Sarko, Al-Ghurer Foods, Nomi, Harvey and Nichols, fashion media outlets, Arab News, Sayyidati, Sharq Al-Awsat, and who are the consumers? The affluent youth, men and women, sport enthusiasts, and homeowners. Why Riyadh? Riyadh has a high growth GDP. It attracts attractive consumer spending behavior, central hub for the region. Region means the Gulf, all of the Gulf. Market macro view. Saudi Arabia's expected 2025 GDP growth rate is about 4.6%, compared to that of Europe. 2025 expected GDP rate is 1.6, so it's a high growth market. World's expected GDP in 2025 expected to be 3.2. Spent on lifestyle is 2.5% of the total GDP. The market and the potential, what's in it for you? Just some competitive data for Saudi Arabia versus UAE, because UAE has the big name and everything. The population of Saudi Arabia is 3.2% larger. We are sitting around 32 million residents compared to 10 million residents in United Arab Emirates. The GDP, KSA is 1 times larger than that of United Arab Emirates, which we are about sitting about 955 billion. This is in euros, and that of the United Arab Emirates, which is all the Emirates, including Dubai, about 508 billion. Total import volume of the UAE is 1.6 times larger. UAE is larger than us. They import more, but this is good because we are expanding. That means we need more products, more support, and we're going to be inviting a lot of the internationals to come, which is already happening, to invest in Saudi Arabia and increase our import and export volume. Import of goods and services versus that of UAE is 2.2 times larger. Consumer spending, which is how much, at the end of the day, how much money the consumer has to spend. Consumer spending are forecasted to be 400 billion. 2024 Saudi Arabia's yearly disposable income per capita is 13.86K and will increase to 18K in the next 4 years. There is also untaxed personal income. There's no tax, there's only a VAT, but there's no income tax. Growth and future projection. 2025 fashion retail sales are expected to grow to 32 billion. Fashion retail sales are expected to grow by 12% annually post 2025. 2028's retail market is expected to be at 42.5 billion, 6.8% CAGR. In 2028, Saudi Arabia will be responsible for 45% of the fashion market expansion in the GCC. So Saudi Arabia will single-handedly be the expansion of the Arab market. Most of the growth will be fueled by domestic demand growth and consumer spending. Growth and value. High growth value and medium growth value areas include clothing and footwear, which we see here, clothing and footwear. Health to the top left, health and beauty and home ownership. Of course, food and grocery will always be a high growth area and high value area. These are necessities, can move, shake them very much.
Channel split. 2027 total sales are expected to be at $29.1 billion US. High growth channels is clothing, footwear, accessories specialist at $17.5 billion. The second highest channel is online retail at 24.5 billion SAR, which is $6.5 billion. Forward. This would be it for me. If there are any questions. Thank you, Hisham. I would like to invite the audience, if there is any question that you would like to have to all the updating in the country, in the kingdom, of course, you can deal with Hisham if you need something, or send some requests via email, so we will have the time to process all the answers. Ok, Quindi Enrico. Alberto, se non ci sono domande... Proseguiamo. E comunque abbiamo in fondo previsto anche uno spazio per eventuali domande finali. Allora, quindi lato vostro avete esaurito le presentazioni, quindi passerei la parola ad SGS, che è una società che si occupa di certificazioni. Sono qua con Marina Brioschi e Alessandra Cagliazzo, che ci raccontano rapidamente che tipo di certificazioni sono necessarie per l'Arabia Saudita. Grazie. Buongiorno a tutti, condivido il mio schermo subito. Grazie. Ok, mi confermate che state vedendo la presentazione? Io lo vedo. Perfetto. Sì, si vede. Bene, perfetto. Allora, buongiorno a tutti, io sono Marina Brioschi, da 20 anni lavoro in SGS e da più di 10 mi occupo proprio di certificazione di conformità per lo sdoganamento imposto per merci che devono essere importate in alcuni paesi di Africa e Medio Oriente, proprio come l'Arabia Saudita, di cui andremo a parlare in questo breve intervento. Io cercherò di spiegarvi nel modo più breve possibile, più chiaro, la procedura che è di certificazione che attualmente è in vigore in Arabia Saudita, indicandomi chi fa che cosa, ossia i vari ruoli, i vari attori, compreso il ruolo dell'ente di certificazione come SGS, per arrivare all'emissione del cosiddetto certificato di conformità, che poi dovrà essere presente al momento dello sdoganamento della merce. Ovviamente sono disponibile per rispondere a tutte le vostre domande, sia quelle che vi verranno magari adesso, piuttosto che quelle che vi verranno in seguito, quando avrete proprio una situazione, diciamo, contingente, una vendita in Arabia Saudita. Dunque, in Arabia Saudita dal 2019 è cambiato il programma di certificazione, è cambiato il governo, il nuovo principe ha deciso di istituire un programma di certificazione chiamato Salem, che è basato su determinati regolamenti tecnici, che sono proprio una sorta di vademecum, un insieme di norme piuttosto che avvertimenti, alert specifici per ciascuna categoria merceologica, appunto delle vere guide per chi vuole esportare o importare un prodotto in Arabia Saudita. Io nella mia presentazione vi ho messo proprio il link anche a questi regolamenti tecnici che si presentano così. In questo modo voi potete per esempio trovare il regolamento tecnico dei prodotti in pelle, piuttosto che il regolamento tecnico dei prodotti tessili, che in realtà ho visto l'altro giorno purtroppo solo in arabo in questo momento. Oppure il regolamento tecnico, per esempio, che i regolamenti tecnici si presentano in questo modo, delle calzature.
Quindi una volta, diciamo, scaricato questo link accessibile a tutti sulla piattaforma, si possono avere le informazioni generali su che cosa il governo dell'Arabia Saudita richiede per le varie tipologie di prodotto. Dunque, abbiamo detto che il programma Salem ha dei regolamenti tecnici che impongono che per poter importare in Arabia Saudita e quindi esportare dai paesi in Arabia Saudita, serve che la merce venga accompagnata da 2 tipologie di certificati. Un Saudi Arabia Product Certificate of Conformity, ossia un certificato di conformità che ha validità 12 mesi ed è specifico per il prodotto, seguito poi da tanti certificati per singola spedizione, quanto saranno poi le spedizioni dei prodotti in questione. La piattaforma Saber si presenta in questo modo. E si possono trovare proprio una sorta di guida anche alla piattaforma, sia in PDF che in versione video su YouTube. Il ruolo però più importante in questa procedura di certificazione ce l'ha sicuramente l'importatore, quindi la società saudita che decide di importare la merce dall'estero. La prima cosa che dovrà fare sarà registrarsi su questa piattaforma Saber, e la registrazione può essere fatta solo ed esclusivamente da un'azienda che ha ragione sociale saudita. Successivamente dovrà inserire dentro la piattaforma tutto l'elenco della merce, facendo proprio una sorta di lista della spesa della merce che vuole importare, inserendo per esempio il codice doganale, e attenzione, parliamo di codice doganale a 12 cifre, perché in Arabia Saudita è stato implementato un sistema, un tariff book a 12 cifre, per cui l'importatore saudita, partendo dal codice doganale che voi gli fornirete, quindi a 6, 8, massimo 10 cifre, troverà il corrispondente saudita a 12 cifre. Qualora l'importatore non fosse in grado di trovare il codice doganale saudita, non vi preoccupate, SGS ha un servizio di armonizzazione per cui in caso il codice ve lo indichiamo noi. Quindi una volta che l'importatore inserisce il codice doganale, la descrizione del prodotto, il paese d'origine, alcuni dettagli dell'esportatore, come per esempio il brand, l'eventuale manufacturer, eccetera, si troverà a dover selezionare un ente di certificazione per poter andare avanti con la procedura. Qualora decidesse di scegliere SGS, a SGS arriverà una notifica di pratica aperta e noi a questo punto potremo contattare l'esportatore, inteso come chi vende in Arabia Saudita, chi fattura in Arabia Saudita, per poter spiegare il successivo prosieguo delle attività. Noi a volte consigliamo di interfacciarsi direttamente con l'importatore chiedendogli il numero di pratica, in modo da evitare di perdere quei 2 o 3 giorni di, diciamo, apertura pratica e successiva notifica all'ente di certificazione, perché parliamo di una piattaforma elettronica che a volte si impalla, a volte si blocca, per cui se l'esportatore conosce già il numero di pratica, poi l'andiamo a reperire noi all'interno della piattaforma. Una volta che noi abbiamo il numero di pratica, saremo in grado di dare proprio tutte le istruzioni per poter finalizzare la certificazione. Solitamente l'ente di certificazione fa una verifica documentale sulla base di test report emessi da un laboratorio esterno accreditato ISO 17025. Potrebbero essere richieste anche delle attività aggiuntive, come un'attività di audit presso il sito produttivo, un audit sulla falsariga della certificazione ISO 9001, ma una versione molto molto più leggera. L'audit si applica per esempio a quelle categorie che in Arabia Saudita vengono definite sensibili, come per esempio l'abbigliamento intimo piuttosto che l'abbigliamento bambino. Per esempio per l'abbigliamento adulto ci sarà solo una revisione documentale.
non è più prevista ispezione fisica della merce prima dell'imbarco. Ciò cosa significa? Se qualcuno di voi ha già esportato in passato, prima del 2019, la procedura prevedeva proprio verifica documentale più ispezione fisica della merce, che di solito era volta al controllo delle marcature, quindi delle etichette, delle targhette, dei cartellini, eccetera. Dal 2019 in poi non è più prevista ispezione preimbarco della merce. Una volta che l'ente di certificazione avrà completato la verifica documentale, quindi e ha fatto magari l'eventuale audit, qualora appunto si parli, non so, di categorie sensibili come, ripeto, intimo piuttosto che abbigliamento bambino, se la documentazione fornita dall'esportatore verrà considerata corretta e completa, SGS potrà dare il benestare all'emissione del Product Certificate of Conformity direttamente sulla piattaforma Saber. Prima ovviamente faremo vedere la bozza all'esportatore, a volte anche all'importatore, perché in alcuni casi gli importatori decidono di gestire la certificazione senza coinvolgere l'esportatore. Questo dipende dagli accordi che avete voi col vostro cliente. Per l'ente di certificazione ovviamente non c'è problema se relazionarsi con chi esporta o chi importa. Per noi è lo stesso. Ovviamente risulta più facile a volte relazionarci con chi vende, perché fondamentalmente la documentazione tecnica, che magari a volte è anche sensibile, magari i test report contengono delle informazioni sensibili, l'esportatore preferisce darle direttamente all'ente di certificazione, che ovviamente ha l'obbligo di segretezza, piuttosto che al suo cliente in Arabia Saudita. Dunque, una volta che l'ente di certificazione emette la bozza, una volta approvata, può dare il benestare per l'emissione di questo certificato. È un certificato che ha validità 12 mesi ed è un certificato di prodotto, quindi certifica proprio il prodotto indicato nel certificato. È intestato all'importatore e all'esportatore, quindi a chi vende e a chi compra. Successivamente, una volta che l'importatore vuole acquistare la merce che abbiamo già certificato annualmente, non dovrà fare altro che aprire una richiesta di shipment certificate, ossia un certificato per singola spedizione, direttamente sulla piattaforma Saber. Cosa succede? A SGS arriva sempre la notifica di apertura pratica. In quel caso noi richiederemo solo copia della fattura, prima pro forma ovviamente e poi finale, perché dovremo solo ed esclusivamente capire che gli item che sono stati indicati nello shipment certificate sono gli stessi della fattura e soprattutto sono gli stessi che avevamo già certificato con un certificato annuale. Finito questo controllo, che dura 3 giorni al massimo, l'ente di certificazione può dare sempre il benestare all'emissione del certificato dello shipment certificate direttamente sulla piattaforma Saber, in modo che quando la merce arriva a destino la dogana può già, diciamo, sul circuito Saber visualizzare il certificato. Io ho concluso perché ho cercato di diciamo, nel più breve tempo possibile darvi il quadro generale di quello che succede in Arabia Saudita. Come dicevo prima, sono assolutamente disponibile a rispondere alle vostre domande sia adesso che in seconda battuta in futuro, quando effettivamente magari avrete l'esigenza contingente di esportare in Arabia Saudita. Nella presentazione che verrà condivisa ci sono i miei contatti, quindi assolutamente non esitate a contattarmi. Io adesso cercherò di interrompere la condivisione. E vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Marina. Allora, io darei a questo punto la parola a Federica Dottori di Confindustria Moda, così ci racconta, che tra l'altro è stata anche a Riyadh in missione esplorativa, così ci aggiunge il suo punto di vista a questa interessante carrellata. Grazie. Sì, grazie Alberto, grazie Marina, molto utile sapere insomma le pratiche che poi aspettano coloro i quali decideranno di
essere presenti su quel mercato. Buongiorno a tutti. Io sono Federica, come diceva Alberto, sono a capo dell'area promozione internazionale di Sistema Moda Italia, che è l'associazione di Confindustria che raggruppa le aziende del tessile e della moda, e in questo caso ho proprio entrambi i cappelli perché sul tessile anche c'è grande interesse verso il mercato. Abbiamo visto che insomma diversi buyer arabi vengono a visitare Milano Unica per fare ordini e quindi evidentemente sul tessile per abbigliamento e probabilmente tessile per arredo, visto che anche lì c'è un gran fermento di contract e potrebbe esserci un mercato importante per anche la parte a monte dell'abbigliamento, diciamo della tessile moda. Mi è sembrato sicuramente intanto molto interessante partecipare alla missione con diversi colleghi anche di associazioni afferenti al mondo moda, non specificatamente abbigliamento, perché comunque abbiamo potuto confrontarci diciamo senza un'ottica di competitor, e poi comunque avevamo anche dei colleghi europei con noi, quindi grazie anche a Enrico per la presentazione precedente e a Simona con cui ha guidato la missione a metà ottobre, e ovviamente ad Armando Negger che ha valutato di entrare in questo mercato. Io credo che tra i mercati, visto che ormai lo scacchiere dell'internazionalizzazione è globale, quindi dobbiamo anche valutare quelle che sono le situazioni congiunturali, oltre che purtroppo anche problematiche più strutturali al mondo economico. Quindi visto che abbiamo situazioni difficili, mercati che sono sempre stati molto importanti per i nostri prodotti made in Italy, che in realtà adesso faticano per diversi motivi di equilibri, non voglio entrare insomma nei dettagli, tanto li conosciamo tutti, voi a maggior ragione, visto che su quei mercati magari ci siete ancora a fatica o comunque con volumi diversi o avete dovuto abbandonare. Quindi dall'est all'ovest direi che il paese si evidenzia come importante prospettiva. Non è un paese diciamo che abbiamo mai approcciato così con un'ottica di sistema. Io credo che visto i numeri e le dinamiche in prospettiva sia una sfida che non possiamo non cogliere. Di facile non c'è più nulla, è chiaro, però anche in un'ottica insomma di gruppo, io credo che i primi, come si dice, no, first come, first served, e in quest'ottica non dovremmo sottovalutarlo. Quindi è chiaro che c'è un investimento, ma d'altronde è questo il lavoro che va fatto, no? Decidere di entrare in un paese e fare un investimento per un X numero di anni. Quindi noi siamo a fianco delle aziende per dare qualsiasi supporto sulla tipologia poi specifica di prodotto. Noi abbiamo trovato intanto eccezionali partner che il gruppo Negger ha scelto di sposare, e quindi molto attivi, molto giovani, molto dinamici, molto pronti ad approfondire le domande che noi tutti abbiamo posto. Il panorama di multibrand che abbiamo visto non è ovviamente quello a cui siamo abituati in Italia / Europa, ma è un divenire in forte accelerazione. Se si pensa insomma agli sviluppi del mercato degli ultimi 4 anni, io credo che questi in 6 mesi poi
ci daranno già grandi soddisfazioni. Paese alla page, non abbiamo respirato nessun tipo di immaginario retrogrado, abbiamo anzi avuto possibilità di vedere che non solo la comunità di expat, ma le stesse donne arabe sono donne moderne, dinamiche, che hanno voglia anche di comprare prodotti in alcune tipologie, soprattutto di qualità. Quindi insomma immaginiamo che non siano legate esclusivamente, visto quello che abbiamo incontrato poi sugli scaffali, legate solo a un brand, no, altisonante, quindi non fashion victim come si diceva una volta. Io ovviamente rimango a disposizione di tutti, non so se ci sono domande specifiche. Mi rendo disponibile anche per aziende che evidentemente non sono legati al sistema Moda Italia. Grazie Federica, vedo Matteo Scarparo ha alzato la mano, quindi darei la parola a lui sicuramente. Grazie Alberto, grazie Onega, grazie Enrico Fasola e Armando per l'opportunità, noi abbiamo conosciuto anche durante la nostra missione a Riyadh. Volevo solo dire 2 parole, 2 punti in modo particolare della ragione per cui la Cassatorifici supporta l'iniziativa, scusandomi che fra 10 minuti dovrò lasciare la videoconferenza. Rispetto a, diciamo, allo scenario che ci ha prospettato Enrico e anche il collega del Riyadh Exhibition Center, certamente ci fanno vedere come il mercato saudita rappresenti, a nostro modo di giudicare, una opportunità sicuramente da considerare con un certo interesse nel medio termine in modo particolare. È il paese che per quanto riguarda almeno il settore calzaturiero non ha mai rappresentato di fatto anche i principali 2-3, non erano dei top 3 mercati del Medio Oriente. Sta crescendo, ad oggi sono 30 milioni il valore delle nostre esportazioni nel paese, e soprattutto è un mercato che ha un mercato che ha una forte stratificazione interna molto più articolata rispetto a mercati vicini molto più conosciuti, su cui magari anche la nostra organizzazione in passato ha avuto esperienze in termini di eventi o iniziative promozionali. Parlo degli Emirati con Dubai, parlo anche del Qatar più recentemente. L'Arabia Saudita è un mercato che ha più classi sociali, ha una popolazione molto giovane che sta crescendo, è una volontà di investimento, forse con una logica un po' top down, quindi una logica fortemente indirizzata da parte del governo, ovviamente del principe, ma che però sottende anche risorse economiche abbastanza importanti. C'è una forte volontà, un altro elemento positivo, c'è una forte volontà di sviluppare l'industria locale della creatività, quindi anche label locali, marchi locali, designer che vogliono svilupparsi localmente, che quindi avranno necessità di trovare delle competenze dal punto di vista tecnico, dal punto di vista della produzione di calzature di una gamma sicuramente premium e più alta, e quindi anche questa è un'opportunità per le aziende nostre che magari non hanno solo il segmento del marchio o del brand, ma ovviamente offrono anche servizi produttivi all'altezza del Made in Italy. Quindi anche questo è un canale, un segmento che noi abbiamo rilevato piuttosto interessante nel medio termine. I costi sono abbastanza importanti, il paese non è un paese a buon mercato, noi pensiamo che comunque attraverso un investimento che magari poi tecnicamente possa essere, ci possono essere poi soluzioni magari adeguate attraverso il contributo di Ente Moda Italia e di Onegger in termini di proposte magari personalizzate, ci siano quindi opportunità per entrare e iniziare con questo percorso che inizierà a ottobre prossimo. Quindi noi riteniamo che sia un mercato sicuramente da considerare con molta attenzione, anche in virtù poi dei grandi investimenti che stanno facendo. Quindi ci sono grandissimi piani di espansione in termini di retail, quindi certo in questo momento quello che abbiamo visto è ancora una grande prevalenza di soluzioni di monobrand o comunque di player che non sono ancora numerosissimi, però è ovvio che i grossi investimenti che verranno fatti dovranno tradursi anche in una maggiore offerta dal punto di vista del prodotto, anche europeo e quindi italiano.
noi pensiamo che sia il mercato del Medio Oriente da prendere in considerazione sicuramente in questo momento per i prossimi 5-10 anni. Grazie. Grazie Matteo, passo la parola a Danny D'Alessandro che ha alzato la mano e che saluto. Buonasera Danny. Sì, buonasera Alberto, grazie. Ci tenevo anch'io a dare un contributo a questa discussione. Credo che sia stato già detto molto nell'ambito di questa oretta abbondante che abbiamo passato insieme. Ringrazio anch'io i colleghi di Onegger, di EMI e gli altri colleghi della filiera della moda. È già stato detto molto, praticamente tutto. Ci tengo solo a sottolineare che la proiezione 2024, mi pare che lo abbia detto anche Enrico Fasola per quanto riguarda l'analisi dei dati strutturali, porta a considerare un mercato, un export verso l'Arabia Saudita di prodotti italiani di pelletteria pari a circa 35 milioni di euro. Non è un dato di per sé significativo, è significativo in prospettiva. Credo che il termine prospettiva sia un po' l'hashtag di questo webinar. Ecco, l'Arabia Saudita è un paese estremamente interessante con grandi capacità di investimento e con enormi potenzialità di sviluppo sia a livello sociale che anche a livello di comprensione del prodotto bello e ben fatto made in Italy, quello che tendenzialmente usiamo definire il prodotto no brand. Non ho potuto partecipare alla missione esplorativa, ma ascoltando con attenzione la relazione di Enrico Fasola sulla presenza dei player nel territorio, mi pare che ci sia già una presenza interessante di prodotti che possono essere assimilabili a quelli che il nostro sistema potrebbe essere in grado di esprimere. Certamente la proposta di Onegger, dei partner sauditi, che ringrazio, di EMI, tiene conto dei costi, come diceva il collega Scarparo, del paese, quindi sicuramente sarà uno sforzo. Ritengo tuttavia che, come diceva Federica Dottori, che saluto, necessario per valutare le prospettive di sviluppo di un paese che rappresenta sicuramente qualcosa di estremamente interessante per il prossimo futuro. Non vi rubo altro tempo, vi saluto e vi ringrazio. Grazie Danny. Allora mi ha chiesto di intervenire Antonio Franceschini, a cui passo volentieri la parola. Prego Antonio. Sì, grazie per l'invito, grazie a Onegger, a EMI, ai colleghi delle associazioni che sono intervenuti per questa opportunità, non solo per rappresentare con noi come CNA abbiamo in maniera direi soprattutto trasversale, non tanto settoriale, però sviluppato, anche perché insomma, i colleghi sanno, oltre al ruolo del settore intero CNA sono anche responsabili dell'ufficio internazionalizzazione a carattere orizzontale. Da un anno abbondante stiamo lavorando sulla Arabia Saudita con diversi incontri anche a livello inizialmente istituzionale, prima in Italia. Abbiamo svolto una nostra missione a novembre e devo dire che solo non è che c'è bisogno della mia conferma, però insomma, per ribadire che mi trovo molto con le cose che sono state dette, in particolare senza avevo fatto gli appunti delle riflessioni di scenario che ha fatto Federica, che pienamente condivisibile per il problema del scenario economico che trova il settore, ma purtroppo non solo questo, vista la situazione geopolitica a livello internazionale, e soprattutto anche nell'intervento iniziale quando veniva fatta un po' una rappresentazione di una differenziazione di quella che è la società saudita rispetto, magari tante volte siamo portati, io sento anche nel dibattito comune con i nostri, a fare un paragone col mondo degli Emirati Arabi. Sicuramente è una realtà diversa, appunto una società stratificata che quindi offre degli spazi anche alle produzioni, ai prodotti, come è stato detto, non esclusivamente di lusso, ma anche di fascia media e medio-alta. E poi c'è questa interessante
opportunità per alcuna parte della filiera, in considerazione appunto che a fianco a Vision 2030 c'è questo programma Made in Saudi che vorrebbe dare l'opportunità anche a imprese nostre dei tessuti, dei componenti, anche degli accessori del settore moda di trovare spazio. Quindi sicuramente poi sappiamo tutti, cioè, nel dire, un mercato con le sue complessità, dove però ecco, credo c'è anche una voglia da parte soprattutto di chi governa oggi, guida un po' la macchina del paese, di acquisire spazi nello scenario internazionale. Con un altro dato importante, sempre Federica faceva riferimento anche alla percezione che ha avuto, ecco, della visione, ecco, del mondo femminile. Devo dire, un dato interessante è che oggi ci riferivano il 35% delle donne che dell'occupazione è femminile, quindi, e c'è anche un obiettivo di aumentare a breve questa percentuale, quindi c'è sicuramente da parte del principe oggi che guida il paese di aprire molto, ecco, lo scenario, e quindi sicuramente si possono aprire opportunità interessanti. E quindi ecco, grazie, ecco, per tanto aver avuto l'opportunità di partecipare a questo incontro e anche di aver potuto esprimere alcune riflessioni. Grazie Antonio. Allora chiuderei questa carrellata con l'intervento di Elena Salvoneschi, che saluto. Prego Elena. Buongiorno, sono il direttore di Associazione Italiana Pellicceria. È chiaro che per quanto riguarda il nostro segmento di mercato, l'Arabia Saudita è un mercato potenziale, ne vediamo gli effetti dalle registrazioni degli ingressi nella nostra fiera, ed è un mercato certamente una grossa scommessa, prima di tutto a partire dal discorso proprio della temperatura. In realtà negli ultimi anni ci siamo concentrati su mercati più vicini, probabilmente più facili, forse più visitati dal turismo russo, che ha trovato una fertile occasione per recarsi appunto in quei paesi. Il dato che abbiamo per quanto riguarda i mercati dell'area è comunque di una crescita che supera il 130% dal 2019 a oggi delle transazioni dell'export dei nostri prodotti. Chiaramente si tratta di un prodotto più facile, probabilmente più legato alla parte abbigliamento in pelle, montoni, giubbotteria, anche se sentendo i nostri associati e le aziende che espongono alla fiera, in realtà tutta la parte alta del mercato legata al mondo della sera e al vestirsi per l'occasione è tenuta in grossa considerazione. È un mercato costoso, però è anche vero che le aziende sono alla grande ricerca di una possibilità di sbocco di altri mercati. Una scommessa, certamente, completamente da capire, però nella presentazione che è stata fatta delle fotografie legate alle mall e ai punti vendita c'erano anche dei capi invernali, fortemente invernali, quindi tutto sommato gli input che arrivano dalla nostra base probabilmente sono giusti, anche se non si parla di grande penetrazione del mercato in termini di numeri, si può parlare di un'impollinazione dedicata al futuro su cui è giusto scommettere. Anch'io sono a disposizione con i miei colleghi per qualsiasi precisazione che possa essere fatta sull'argomento. Grazie Elena. Io a questo punto lascerei lo spazio per domande o diciamo altro tipo di interventi da parte delle aziende, se ce ne sono, se no ovviamente siamo tutti a disposizione per tutti gli approfondimenti che riterrete opportuni. Vedo che nessuno interviene, quindi direi che possiamo ringraziare. Ecco, no, c'è qualcuno che ha alzato la mano, benissimo. Andrea Moretti, perfetto, prego. Prego Andrea. È in mute, quindi deve attivare il microfono.
Andrea, attiva il tuo microfono, non ti sentiamo. Ok, perdonate, scusate. Prego, prego. Ecco, no, magari ci è sfuggito. Diciamo, il commercio in Arabia Saudita, la percentuale di monomarca rispetto ai multibrand, perché ad esempio Dubai è quasi inaffrontabile come multibrand, quasi, diciamo, mentre in Arabia Saudita come funziona? Cioè com'è la realtà del commercio? E per quanto riguarda la moda donna, insomma, moda in generale. E un'altra cosa, è la possibilità, i monomarca sono tutti in mano come a Dubai, la maggioranza della partecipazione deve essere di personaggi dell'Arabia Saudita, o possono essere anche diciamo la maggioranza, diciamo la partecipazione di maggioranza dei monomarca può essere anche europea o di altri paesi. Queste due cose, sapere un po' il commercio come è strutturato e sapere se i monomarca possono essere anche di proprietà di altri paesi, se sì, insomma, se si sa. Grazie. Enrico Fasola, visto che hai alzato la mano, darei a te la parola. Grazie. Grazie Alberto. Allora, ringrazio per questa domanda, così andiamo, diciamo, sul punto. Era tra i punti della presentazione, ma allarghiamo sicuramente l'approfondimento. Come dicevo all'inizio della presentazione, i primi brand che si sono mossi sul territorio sono stati i brand del lusso globale, proprio perché, diciamo, il surplus delle opportunità di consumo dei consumatori aveva un landing specifico solo e esclusivamente sulla moda, per cui ovviamente i brand del lusso globale sono stati i primi che hanno fatto degli investimenti diretti sul territorio attraverso la logica con cui si muovono nel mondo, cioè quindi attraverso il retail. Questi, anche i brand del lusso globale, ovviamente hanno la necessità di avere un partner saudita per quello che riguarda il discorso della gestione dei loro negozi sul territorio, un po' come funziona peraltro in tutte le altre parti del mondo, anche in Asia, voglio dire, è uguale la situazione. A seguire si sono mossi i colossi del fast fashion, lavorando sempre con dei partner sauditi. Diciamo che ci sono diversi partner all'interno ovviamente della compagine saudita nel mondo distributivo, che essendo comunque dei colossi agiscono a più livelli, per cui agiscono come partner per il retail, partner per l'wholesale e quindi anche per la gestione dei multibrand. Tra questi posso citare Al Malki, Saudi Jair, Shaloub, che ovviamente è degli Emirati ma è attivo con una branch anche in Saudi Arabia, Gedeon, Apparel Group e Al-Shaya. Questi sono, diciamo, i big player che si muovono in quel mondo. A differenza degli Emirati Arabi, dove forse l'unico esempio di multibrand di proprietà peraltro di Shaloub è Level Shoes, per i motivi che dicevamo poc'anzi, cioè che abbiamo una situazione di società stratificata e che gli shopping mall in qualche modo sono i diversi district dello shopping in termini di selezione dei brand e anche prezzo di vendita. Va da sé che c'è una compagine molto più variegata di quello che sono le scelte dei brand e dei prezzi proposti sul mercato saudita rispetto a quello che è oggi il mercato degli Emirati Arabi. Si sta sviluppando molto, diciamo, velocemente, quello che hanno avuto modo di vedere i colleghi che hanno partecipato alla missione esplorativa, nella fattispecie Federica Dottori e Matteo Scarparo, che appunto lo diceva, si intravede un discorso comunque di inizio su quello che è il discorso del multibrand. Allora, considerate che fino a 5-6 anni fa
esisteva molto poco di tutto quello che abbiamo raccontato, per cui il multibrand è qualcosa di un pochettino più recente. Quei 5 esempi che vi ho fatto sono 5 esempi di porte su Riyadh, ma ovviamente sono replicate anche nelle altre città di grandi affluenza per lo shopping che ci sono all'interno del paese. Parliamo dei centri più grossi, Jeddah, che ovviamente anche ha il side turistico, parliamo comunque della Mecca, che io non immaginavo nella mia ingenuità, ma essendo comunque il posto dove tutti i musulmani devono andare almeno una volta nella vita, a livello di opportunità di vendita diventa straordinaria, perché non andiamo solo esclusivamente in quella location a dialogare con i sauditi, ma con tutti i musulmani che ci sono nel mondo, che anche lì per mia estrema ingenuità e ignoranza non sapevo fossero così tanti, sono la religione più diffusa al mondo. Quindi c'è sicuramente un discorso a oggi non sviluppato quanto il retail, quindi quanto i monomarca, ma i multibrand stanno lavorando molto in questa direzione, e anche diciamo tutti i decisori d'acquisto all'interno delle varie catene che abbiamo intervistato durante la missione hanno detto: per noi è fondamentale poter avere un'occasione nel nostro paese per poter conoscere quei famosi brand, diciamo quelle famose aziende lusso no brand che al momento mancano, perché quando noi andiamo in Europa abbiamo modo magari di visitare una o due fiere, vedere una sfilata, ma di certo non abbiamo la modalità per poter vedere anche le fiere più di ricerca o fare il giro di quelli che sono tutti gli showroom su Milano o su Parigi. E oggi l'unico modo per fare gli acquisti dei prodotti che vengono poi distribuiti nei negozi il più delle volte è: vedo sulle riviste internazionali a cui sono abbonato dei brand che io non conosco, che però la nuova generazione in qualche modo cerca, perché la comunicazione attraverso i social diventa virale, e quindi il mio primo modo per poterli comprare, approcciare e testare è fare un acquisto in direct su Instagram di un tot di prezzi che i miei clienti mi chiedono. Dopodiché ovviamente alcuni di questi brand si sono già mossi e strutturati con uno dei player che vi citavo prima, sauditi, in una logica comunque di distribuzione sul territorio, altri ovviamente stanno cercando ancora l'opportunità. Diciamo che l'informazione che arriva nel paese occidentale rispetto a quello che è l'evoluzione del paese Saudi Arabia è molto parziale rispetto a quella che è la realtà. Diciamo che sappiamo dei grandi eventi sportivi, sappiamo dei concerti, sappiamo del programma Vision 2030, ma non sappiamo che poi di fatto tutte queste innovazioni portano a un landing su anche quelle che sono le opportunità di business circolare nel sistema moda. E quindi assolutamente i player locali del mondo della distribuzione e anche diciamo i partner con cui stiamo dialogando in vista di quello che sono tutte le azioni strategiche che faremo per l'acquisizione sui visitatori e per sui moltiplicatori, ci dicono: finalmente arriva un progetto con questo tipo di portata internazionale in termini di brand e anche in termini di fascia di prezzo, perché in questo momento esiste tutta una grossa parte del potenziale consumatore che manca di quello che sono i brand che vorrebbe comprare per stile, per qualità e anche per prezzo. Cioè, io prima vi parlavo del famoso surplus dei $18.000 che uno ha nell'anno. Se uno comincia ad andare in vacanza ad Alula, in vacanza a Jeddah, a 3 concerti, a vedere quando viene Sinner a fare gli Open a Riyadh, è chiaro che 5 giacche che si deve comprare in un anno, una se la compra di Gucci, non è che le altre 4 c'ha voglia di comprarsele tutte da Zara, per cui se magari ci fosse un brand italiano che fa un buon prodotto tagliato bene e con un giusto stile, se la compra spendendo probabilmente un terzo, un quarto di quello che pagherebbe per una giacca di Gucci, ma che sicuramente è un prodotto di qualità e non è un prodotto di Zara che finita la stagione rimane nell'armadio. Per cui questo è per darvi degli esempi molto, molto pragmatici di condivisioni, proprio di dialoghi vissuti in quelli che sono oramai i viaggi mensili che noi facciamo su Riyadh per dialogare con il nostro partner Riyadh Exhibition Company
e anche per tutti i player che stiamo aggregando in questa logica. Non vi nascondo che ovviamente per poterci insediare in questo paese stiamo dialogando anche ovviamente con le realtà ministeriali che sono sotto l'egida del governo per creare un bridge virtuoso tra quello che sono poi le logiche diciamo dell'ecosistema saudita e quello che è appunto la compagine internazionale che porteremo, perché come diceva prima Federica Dottori, assieme appunto a Federica e a Matteo Scarparo di ANCI abbiamo appunto definito, così come oggi vedete la compagine italiana ampiamente rappresentata dalle nostre istituzioni, analogo lavoro l'abbiamo fatto con i paesi diciamo produttori, key player europei, per cui abbiamo fatto accordi anche con le istituzioni portoghesi, quelle spagnole, quelle tedesche. Stiamo appunto nei mercati dove non abbiamo incontrato, se volete, magari la disponibilità e l'interesse da parte delle istituzioni, vuoi per compagini governative sfavorevoli come nel caso dell'Inghilterra dopo la Brexit o in paesi più timidi come la Francia. Da un punto di vista di mindset istituzionale abbiamo già lavorato nel creare un network di agenti già attivi sul territorio per il settore moda, con cui andremo a creare ovviamente delle compagini europee interessanti per poter portare non solo il Made in Italy, che siamo tra di noi, ce lo possiamo dire, eccelle sempre ovviamente, ma proprio nella logica che dicevamo prima di un mercato che ha delle esigenze stratificate in termini di prodotto, in termini di prezzo, porteremo sicuramente anche i tedeschi, gli spagnoli, i portoghesi e quant'altro. Questo, scusate, era giusto per dare una completezza di informazioni al discorso che avevo fatto prima. Grazie. Grazie Enrico, non so se ci sono altre domande, non vedo mani alzate. Sì? Prego. Prego Antonella. Ah, ecco, io faccio una domanda molto semplice, molto sintetica. Io sono artigiana e ho una linea di abbigliamento in setta e produco un genere che si chiama Modest Fashion, che è molto indicata per il paese arabo e specialmente per il mondo musulmano. Quindi è un genere, lo faccio qui in Italia, sono italiana, e è un prodotto 100% made in Italy. E volevo sapere se, ovviamente non sono un brand famoso, non ho nessuna monomarca, niente di tutto ciò, se c'era la reale possibilità, partecipando a questa fiera, di incontrare i buyer per posizionare il brand nei vari monomarca. Il mio è un prodotto medio-alto, che attualmente vendo abbastanza in Indonesia, che è sempre un paese molto musulmano, e in Italia, nelle città magari più importanti dove c'è molto turismo, riesco a fare delle belle cose, tipo Capri, in Sardegna, a Riccione, questi posti qua. Quindi volevo sapere se c'era la reale possibilità di incontrare questi buyer, perché già ho partecipato a Emirates Fashion Week in Dubai, che però è sempre stato tutto un po' come si dice, tutto pollo niente arrosto, no, tutto fumo niente arrosto, perché poi devi avere sempre l'intermediario, devi pagare questo, devi pagare quello, devi pagare quell'altro, devi pagare per entrare qua, per entrare dappertutto, e poi alla fine non si conclude mai niente. Quindi volevo sapere un po' se c'era questa reale possibilità. Punto. Enrico, chiamerei Ho vinto un premio per i Emirati Arabi, però non è servito a nulla, ecco, questo. Perché... Io la ringrazio per questa domanda, perché coglie esattamente quella che è diciamo la punta dell'iceberg dei marchi di cui si sente e dei prodotti di cui si sente l'esigenza. Chi è già un marchio importante, un Gucci, oggi entrano ovunque, ma i marchi non può essere io, può essere qualsiasi persona che oggi non è la reale possibilità di emergere o spendono solo soldi, però alla fine vado in giro a Dubai, mi fermano le donne per sentire dove io ho comprato l'abito e il mio abito. Non so.
Mi sta scaricando la base. Sì. Ok. Sì, come Abbiamo sentito come... abbiamo sentito la domanda, ringrazio appunto per questo intervento. I marchi, appunto, i prodotti come quello di cui parlava lei sono quelli di cui abbiamo identificato attraverso appunto i dialoghi col sistema distributivo multibrand di cui hanno la necessità in questo momento